Ciao a tutti cari amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per l'amore per marzo, o meglio per i primi 15-20 giorni di marzo. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi consiglio di andare ad ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate la mia mail nel caso voleste contattarmi e il link ad un video che spiega come unire il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami Ariete, grazie. Ariete, abbiamo la carta del mago. Quindi si parla di quelli che sono dei nuovi inizi per questo periodo, chissà magari la primavera porta, mhmm, questa voglia di agire, questa voglia di fare, questa voglia di iniziare anche qualche cosa. Il mago per certi versi parla anche, di quello che è la capacità personale di, diciamo così, sfruttare quello che sono le situazioni esterne a proprio vantaggio. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo il mago qui per voi. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Ok, allora cominciamo subito con la carta della stella, poi abbiamo l'eremita, la principessa di pentacoli che sarebbe il fante di pentacoli. Beh, allora, sento che qualcuno sta andando in direzione di un qualche tipo di desiderio, in direzione di un qualche tipo di sogno, potrebbe essere per qualcuno, obiettivo, insomma. La stella parla anche di quello che è una sorta di guarigione a livello spirituale, ok? È un po' come se qualcuno avesse trovato il proprio nord, potrebbe anche far riferimento al fatto che qualcuno inizi un nuovo ciclo di vita proprio perché ha trovato quello che potrebbe essere lo scopo di vita, okay? E in effetti abbiamo poi anche qui la carta dell'eremita. La carta dell'eremita in realtà è una carta che mi parla di solitudine, mi parla di ricerca spirituale, mi parla di quello che è, un andare a fondo, una ricerca della propria verità. Abbiamo poi anche la principessa di, pentacoli e qui sento che c'è qualcuno che sta in qualche modo lavorando per, diciamo così, riuscire ad avere una maggiore stabilità se vogliamo, okay? Quindi nel caso wow, gli amanti. Nel caso non aveste qualcuno, potrebbe essere che stiate manifestando con questo mago, quello che è l'arrivo di questa persona, per voi. Nel caso invece voi abbiate già qualcuno, potrebbe essere che ci fosse questo desiderio, okay, che sento essere solo un diciamo più da parte vostra che da parte del partner, e potrebbe essere il desiderio di avere un figlio, piuttosto che il desiderio di iniziare un qualche tipo di progetto nuovo, un qualche tipo di nuovo ciclo di vita. Voi ce l'avete già in testa, sento, okay? Allora, abbiamo anche gli amanti. Qui può essere visto in 2 modi. Allora, gli amanti normalmente fa riferimento o a quello che è, in questo caso, un rapporto in disarmonia, oppure potrebbe fare riferimento a quello che è una necessità di dover scegliere, il dover fare una scelta che in realtà non si vuole fare, ecco, o non si è in grado di fare, o non si riesce a valutare bene, insomma. C'è un qualche tipo di scelta che va fatta e che in questo momento non si fa. Abbiamo anche un asso di pentacoli al contrario e qui sento che è, riferito diciamo a questo tipo di scelta di cui parlavamo prima, perché l'asso generalmente è sempre un inizio, diciamo di tipo concreto, una nuova strada, una nuova via, però in questo caso essendo al rovescio potrebbe essere o che non vediate questo nuovo inizio, questo nuovo capitolo, però arriva perché avete il mago, okay, oppure che proprio, come dire, non ci sia quasi la possibilità, se vogliamo, di svilupparlo, diciamo.
la possibilità di andare avanti in questo nuovo percorso. Potrebbe anche fare riferimento al fatto che ci si aspetta comunque un qualche tipo di aiuto, magari esterno, e questo aiuto non arriva. Allora, abbiamo poi anche il 7 di spade. Qui sento che fa wow, cavaliere di coppe e il 3 di spade. Allora, qui sento che fa riferimento a quello che è le bugie che vi state raccontando, le bugie che probabilmente ehm, dite a voi stessi, o potrebbe anche essere per qualcuno le bugie che dite a qualcun altro, eh. Adesso lì poi ognuno lo applichi alla propria realtà. Però sento che c'è, come vi posso dire, potrebbe anche essere che c'è qualcuno che sta scappando. Sì, perché sento che quello che voi volete, questo rapporto in disarmonia di cui si stava parlando qui, questo tipo di scelta diciamo che si deve fare, in realtà non viene fatta, e quindi non c'è la possibilità insomma di avere questo nuovo inizio di cui mi parla l'asso di pentacoli, okay? Il 7 di spade fa riferimento a qualcuno che probabilmente non la racconta giusta, e sento che potrebbe essere che il vostro lui, okay, ehm, tende un attimino a scappare. Tendono, perché poi comunque la fine dell'attesa finisce con un 3 di spade, quindi sento che per qualcuno si parla di quello che è un, magari siete voi che ve ne andate, però essendoci il 7 di spade, il cavaliere di coppe e il 3 di spade, sento che è più l'altra persona che tende così a fuggire letteralmente. È come se non fosse sulla stessa lunghezza d'onda, perché qui voi volete qualcosa e qui non c'è quel tipo di equilibrio, quel tipo di inizio, diciamo così, che voi vorreste, e alla fine sento che, c'è una sorta di distanziamento, una sorta di, che non è detto dobbiate, insomma, smettere di frequentarvi, di vedervi o di vivere insieme. Più semplicemente magari anche solo un fuggi fuggi dal tipo di discussione che si è creata, okay? Allora, la stella è spiegata. Non si vedono tutte queste carte, son troppo grosse. Allora, la stella è spiegata dal carro. Vediamo che altra carta mi danno. E dal sole, quindi è spiegata da altri 2 arcani maggiori. Ehm Allora, il carro mi parla di direzioni, mi parla di scelte, mi parla di andare, mi parla di fare un movimento. Quindi se comunque, diciamo, con la carta del mago c'è questa voglia di iniziare, voglia di manifestare anche, ecco che con il carro si inizia già ad intravedere quello che è un movimento, quello che è un'espansione. Avete anche la carta del sole, quindi comunque sento che questa fase iniziale, diciamo così, del periodo è molto positiva, è molto abbondante. E sì, si parla di bambini per qualcuno, okay. Allora, l'eremita è spiegato dal 10 di pentacoli, vediamo che altro, e dal 10 di coppe. Io sento che vi state sentendo soli all'interno della vostra famiglia. Per qualcuno mi parlano di non essere capiti, quindi per qualcuno potrebbe essere proprio questo desiderio che voi avete con la carta della stella, potrebbe proprio essere, non essere compreso, okay? Magari per qualcuno si tratta di un qualche tipo di appoggio che state chiedendo, magari si tratta di, qualche tipo di progetto nuovo, ma sento che fa riferimento all'allargare la famiglia. Magari non è con un figlio, potrebbe anche semplicemente essere con un animaletto da compagnia, cioè quindi magari a partire da quelli più piccoli, tipo i criceti, fino ai cani, i gatti, insomma. Andiamo a vedere la, principessa di denari, per piacere, grazie. Abbiamo il 5 di spade, quindi c'è un qualche tipo di discussione, se vogliamo. Mi è caduta una carta, la recupero, per quello che riguarda questo fante di pentacoli. Allora, il fante di pentacoli, come dico sempre, fa riferimento ai figli, ma fa anche riferimento a quello che potrebbe essere una sorta di
attenzione, dedizione a qualcosa o a qualcuno. Potrebbe essere la relazione in questo senso. Ma sento che comunque ci sono delle difficoltà, ci sono delle discussioni, ci sono delle lotte interiori. È come se, si cercasse di, come vi posso dire, di mediare, un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di conflitto se vogliamo. Mostratemi gli amanti per piacere, grazie. Di nuovo fante di coppa fante di pentacoli, scusate, al contrario, e l'imperatrice. Sì, qui sento che si tratta proprio di maternità. Per qualcuno è forte magari il desiderio di avere un figlio, il desiderio di allargare la famiglia. Se non fosse il vostro caso, l'imperatrice potrebbe rappresentare il fatto di espandere quello che è la relazione che è già in essere, okay? Se non aveste nessuno, si tratta proprio di quello che è il creare una famiglia per voi, okay? Come se aveste questo desiderio, questo obiettivo, creare un gruppo, perché se poi, magari voi siete di quei single convinti che non vogliono famiglia, però creare quello che è un intorno, diciamo un gruppo amorevole intorno a voi. Sento che c'è questa esigenza di espandere il proprio sé, espandere il proprio essere. Avete anche la carta del sole, di nuovo l'imperatrice, però ecco sì, per un buon gruppo sento che fa riferimento a quello che è l'espansione della famiglia o il fare quello che è un passo successivo all'interno della relazione, che in questo momento non viene fatto. Spiegatemi l'asso di pentacoli per piacere, grazie. Potrebbe essere un figlio o anche dei progetti magari all'interno della relazione, magari per qualcuno potrebbe anche far riferimento a una casa piuttosto che a un pianificare magari un viaggio. Allora, l'asso di denari al contrario è spiegato da un re di pentacoli al contrario, del 3 di spade al contrario che avevate già e dalla forza. Sì, qui, sento che questo inizio di cui mi parla l'asso di, pentacoli in realtà non è un inizio, ehm, concreto, è come se non si avesse è come se non ci fosse la forza di volontà da parte di questo re di pentacoli di iniziare questo tipo di nuovo percorso, okay? Probabilmente guardate, c'è anche questo 3 di spade qui girato al contrario, io sento che probabilmente non si ha neanche una sorta di maturità scusate, emotiva, okay, perché c'è una sorta di dolore, una sorta di peso all'interno del cuore, magari proprio di questa persona. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché comunque okay, abbiamo un 6 di bastoni e un 7 di pentacoli al contrario. Ehm, Ancora una carta per piacere? Perché comunque il 6 di bastoni fa ri guardate il diavolo, eh sì. Allora, il 6 di bastoni come dicevo fa riferimento a quello che sono, i riconoscimenti esterni. Quindi se voi avete bisogno di fare quel passo in più all'interno della relazione, quello di cui avete bisogno è un riconoscimento esterno o comunque di questo si parla, no, di un qualche sorta di, ehm tra virgolette "di vittoria", di successo, e non è come se non ci fosse più il tempo di aspettare. Il diavolo al contrario mi parla chiaramente di manipolazione, avendo anche il 7 di spade qui. Sento che qualcuno pur di avere quello che vuole qui, sta cercando proprio perché avendo il 7 di pentacoli al contrario non si ha più pazienza di aspettare, probabilmente l'altra persona, ehm c'è una sorta di manipolazione, come dicevo, attraverso quello che sono le cose che vi vengono dette o le cose che voi dite. Io non so chi stia tentando di manipolare chi, però, è come se uno dei 2 stesse facendo pressing all'altro, per capirci. Allora, infatti sì, il cavaliere di coppe è spiegato da una torre, vediamo che è chiaro che, giustamente se c'è una delle 2 parti che si sente stretta, si sente obbligata, si sente manipolata, poi il risultato è quello di andarsene. Infatti poi abbiamo anche la torre
che, spiega, diciamo così, il cavaliere di coppe, torre, cavaliere di denari, il 9 di spade e il 7 di coppe. Sì, ragazzi, qui c'è qualcuno che se si continua così, in questa sorta di menzogna, in questa sorta di manipolazione, sento che, chi subisce, diciamo così, la manipolazione tenderà poi ad andarsene. C'è la torre, c'è quello che è il crollo dell'ego per quello che riguarda, il cavaliere di coppe, che potrebbe appunto essere la vostra persona di interesse. Ehm, e ci si perde un pochettino tra quelli che sono i pensieri e le illusioni. Le il nean Questa volta sento proprio che sono illusioni. Andiamo a vedere il 3 di spade per piacere, abbiamo un 8 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Sì, qui c'è qualcuno che non vuole più discutere, non vuole più confrontarsi, non vuole più, cioè semplicemente sento che è come se, ci fosse il bisogno di andarsene, anche se effettivamente in questo momento non ci si sta proprio muovendo, ma c'è bisogno, come dice il mago, di ricominciare un nuovo ciclo di vita, c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate cose, okay? Bene, andiamo a vedere un consiglio da parte di questi oracoli. Sono gli oracoli del cuore, vediamo che cosa vi dicono. Autoindulgenza. Allora, questa carta dice di focalizzarsi in se stessi, ehm, e perché è tempo comunque di guarire, è tempo di fare quello che è un lavoro, sulle ombre, ed è tempo di autoapprezzarsi, okay? Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere e commentare. Bene, per gli amici dell'Ariete andiamo a vedere conscio e inconscio. Ok. Abbiamo nessuna cosa, le vite passate, l'esistenza e proiezioni. Wow. Allora, sento che per certi versi c'è questa sorta di vi faccio notare che qua avete 3 arcani maggiori su 4 e che è uscito di nuovo il mago. Allora, sento che per qualcuno si parte da, come posso dirvi, un punto cieco, un punto buio, no, come dice questa carta, nessuna cosa. Però in realtà è una carta molto positiva perché si parla di quello che è una creazione, diciamo in quello che è la totalità. È come se adesso vi vedete in questa situazione buia, in questa situazione un po' così cupa, diciamo così, sento che è il giusto momento, è la giusta situazione, sono i giusti presupposti per riuscire a crearvi una nuova realtà di vita. Cioè la lavagna è pulita, potete disegnare sopra quello che volete, okay? Quello che si sento è che siete condizionati da quello che sono le vite passate, quindi da quello che è il vostro inconscio, da quello che sono le vostre paure. Quindi potreste fare proprio quello, visto che qui faceva riferimento a quello che è il lavoro sulle ombre, potreste proprio fare quello che è un lavoro sulle vostre paure, okay? Anche qui avevate il Papa, è uscito 2 volte. Per quello che riguarda l'inconscio, io sento che qui ci sono delle persone che, è vero, stan cercando di creare quello che è la propria realtà, ma sento che non siete consapevoli dei pensieri, diciamo così, automatici che arrivano dagli altri, che arrivano dal vostro, diciamo così, inconscio storico, inconscio genetico, okay? E in effetti ci sono molte di quelle che sono le proiezioni magari dell'ambiente dove siete cresciuti, del tipo di cultura, che avete appreso crescendo appunto. Sento che c'è un attimino di è come se steste manifestando un qualche cosa di cui non siete consapevoli
non, dominando bene i vostri pensieri, non dirigendo bene i vostri pensieri, create un tipo di realtà che forse non è proprio quella che volete voi. Ecco, lavorate su quelle che sono le proiezioni, è un 7 di coppe, vi ricordo che è uscito anche qui, quindi lavorate su quelle che sono le vostre proiezioni, le vostre anche illusioni, okay, però le aspettative magari che proiettate nei confronti degli altri, che proiettate anche nei confronti di voi stessi. E io sento che riuscirete a fare questo lavoro con quello che riguarda l'esistenza ed è anche un po' il lavoro magari lo s per qualcuno sento che si sta già facendo questo tipo di discorso, okay? Wow, belle carte. Belle carte, imparate solo a dominare i pensieri io trovo, okay, perché qui anche il 7 di spade fa riferimento a quelle che sono le proiezioni, le bugie e qui anche avevate il 7 di coppe, quindi bene, un ultimo messaggio per gli amici dell'Ariete. Spirito libero. Allora, essere uno spirito libero vuol dire, fluttuare senza muri. Volare senza giudizio e amare senza condizioni. Wow, bellissimo! Quindi amore condizionato, non giudizio e 0 muri, 0 barriere difensive sarebbe, Bellissima carta. Bene, amici dell'Ariete, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.